Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Colfinair, polvere. Neopharma SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Colfinair, polvere? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Colfinair, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Colfinair, polvere? Colfinair, polvere ha un farmaco a base del principio attivo colistimetato di sodio, appartenente alla categoria degli antibatterici e nello specifico polimixine. È commercializzato in Italia dall'azienda Neopharma SRL. Colfinair, polvere può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Colfinair 1 MU56 FLAC. Polv. Più Nebuliz. Più 60 FLAC. Soluz. Saline 0,9%. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Parifarma GmbH. Concessionario. Neopharma SRL. Ricetta. RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo. Colistimetato di sodio. Gruppo terapeutico. Antibatterici. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Colfinair ha indicato per la gestione delle infezioni polmonari croniche da Pseudomonas aeruginosa in pazienti adulti e pediatrici affetti da fibrosi cistica, vedere paragrafo 5, 1. Prestare attenzione alle linee guida ufficiali per l'uso corretto degli agenti antibatterici. Posologia. È opportuno che il colistimetato di sodio, CMS, sia somministrato sotto la supervisione di medici che abbiano la dovuta esperienza nell'uso di questo medicinale. Posologia. La posologia può essere modificata in base alla gravità della malattia e alla risposta clinica. Intervallo di dose raccomandato. Somministrazione per via inalatoria. Adulti, adolescenti e bambini di età a 0-2 anni. 1, 2 mui 2 o 3 volte al giorno, massimo 6 mui/die. Bambini di età 2 anni, 0, 5, 1 mui 2 volte al giorno, massimo 2 mui/die. Devono essere rispettate le linee guida cliniche rilevanti per i regimi terapeutici, comprendenti la durata del trattamento, la periodicità e la somministrazione congiunta di altri antibatterici. Anziani. Un aggiustamento delle dosi non ha considerato necessario. Compromissione renale. Un aggiustamento delle dosi non ha considerato necessario, ma si raccomanda cautela nei pazienti con compromissione renale, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Compromissione epatica. Un aggiustamento delle dosi non ha considerato necessario. Modo di somministrazione. Per uso inalatorio. Per l'uso nei bambini al di sotto dei 2 anni, ha raccomandato pari LC Sprint Baby con mascherina. Erogatore rosso. Il contenuto di un flaconcino di Colfinair 1 mui deve essere disciolto in 3 ml di soluzione sterile per inalazione di nacra allo 0,9%. Per le istruzioni sulla diluizione del prodotto prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Caratteristiche di rilascio del farmaco previste come da studi in vitro con diversi sistemi di nebulizzazione di Colfinair 1 milione di unità internazionali disciolto in 3 ml di soluzione sterile di sodio cloruro 9 mg/ml, 0,9% min Euromax. Tabella 1. Sistema di nebulizzazione. Pari LC Sprint con compressore pari Boy S. Nebulizzatore Eflovrapid. Farmaco totale rilasciato 25 mg CMS, 22,1 a 27,2, 27 mg CMS, 19,9 a 30,5. Particelle fini di massa 5 AMM, 15 mg CMS, 12,7 a 16,8, 18 mg CMS, 13,0 a 20,8. Velocità di rilascio del farmaco 4,6 mg CMS/min, 4,3 a 5,0, 7,0 mg CMS/min, 5,2 a 7,7. Diametro aerodinamico medio di massa 3,8 AMM, 3,3 meno 4,3, 4,1 AMM, 4,0 a 4,4. Deviazione standard geometrica 2,2, 1,6. Il tempo di nebulizzazione può incrementare durante i 60 cicli di nebulizzazione da circa 3 minuti a circa 4,5
1,5 minuti con il nebulizzatore portatile EFLORapid. Il nebulizzatore deve essere mantenuto in posizione orizzontale durante l'inalazione. Il paziente deve sedere con il busto in posizione eretta durante l'inalazione. L'inalazione deve essere effettuata mantenendo un regolare ritmo respiratorio senza interruzioni. Il nebulizzatore deve essere pulito e disinfettato dopo l'uso come descritto nelle istruzioni per l'uso di ogni specifico nebulizzatore. Non sono disponibili informazioni relative all'inalazione polmonare e ai modelli di deposito con nebulizzatori che non sono stati studiati durante il programma di sviluppo. L'uso di un nebulizzatore alternativo non testato può alterare il deposito del principio attivo in sede polmonare, questo a sua volta può alterare l'efficacia e la sicurezza del medicinale. In soluzione acquosa, il colistimetato di sodio è idrolizzato al principio attivo colistina. Per le precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione delle soluzioni ricostituite, vedere paragrafo 6.6. Se si assumono altri medicinali, questi devono essere assunti nell'ordine consigliato dal medico. Tabella di conversione. Nell'UE, la dose di colistimetato di sodio, CMS, deve essere prescritta e somministrata esclusivamente in unità internazionali, UI. L'etichetta riporta il numero di UI per flaconcino. In passato si sono verificati confusione ed errori di somministrazione a causa dell'uso di diverse unità di misura della dose in termini di potenza. Negli USA e in altre parti del mondo, la dose è espressa in milligrammi di attività a base della colistina, mg/CBA. La seguente tabella di conversione è riportata a scopo orientativo e i valori sono da considerarsi nominali e solo approssimativi. Tabella 2 di conversione per CMS, potenza A0 e massa di CMS, mg 2 A0 e mg/CBA 12500 0,4 1 150.000 5 12 1.000.000 34 80 2.000.000 68 160 4.000.000 500.000 150 360 9.000.000 300 720 potenza nominale della sostanza farmacologica uguale 12.500 UI/mg. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, alla colistina o ad altre polimixine. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tosse e broncospasmo. Tosse e broncospasmo possono verificarsi con l'inalazione di antibiotici. È raccomandato somministrare la prima dose sotto controllo medico. È raccomandata la premedicazione con un broncodilatatore e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso concomitante di colistimetato sodico con altri medicinali potenzialmente neurotossici e/o nefrotossici, esempio cefalosporine, aminoglicosidi, ciclosporine, compresi quelli che sono somministrati per via EV/OIM, devono essere evitati. Durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Colfinair, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Colfinair, polvere durante la gravidanza e l'allattamento? Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso del colistimetato sodico in donne in gravidanza. Studi sulla dose singola in donne in gravidanza mostrano che il colistimetato sodico attraversa la barriera, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Colfinair ha moderata influenza sulla capacità di guidare ed utilizzare macchinari. Durante il trattamento con colistimetato sodico può verificarsi neurotossicità con possibilità di capogiri, confusione o disturbi della vista. I pazienti devono essere avvisati di non guidare o utilizzare macchinari se compaiono questi effetti. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati più comuni, a seguito della nebulizzazione del colistimetato sodico, sono la tosse e il broncospasmo in circa il 10% dei pazienti. In pazienti con fibrosi cistica trattati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Il sovradosaggio può provocare debolezza muscolare, apnea e possibile arresto respiratorio, cosa come insufficienza renale acuta caratterizzata da diminuita produzione di urina ed aumentata concentrazione sierica di bune e creatinina. Non sono disponibili antidoti specifici. Trattamento. La gestione del sovradosaggio si effettua tramite un trattamento di supporto e provvedimenti mirati ad aumentare la velocità di eliminazione del colistimetato sodico, come l'induzione di una diuresi osmotica con mannitolo, la dialisi peritoneale o l'emodialisi prolungata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri antibatterici, polimixine codice ATC. Ilunga 01XB01. Meccanismo di azione. Colistimetato sodico ha un antibiotico polipeptide ciclico derivato da Bacillus polymyx avar. Colistinus.
Gli antibiotici polimixine sono agenti cationici, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento del tratto gastrointestinale è trascurabile. Quando somministrato per via inalatoria, è stato descritto che l'assorbimento variabile può dipendere dalle dimensioni delle particelle nebulizzate, dal sistema di nebulizzazione e, dati preclinici di sicurezza. Dati sul potenziale rischio di genotossicità sono limitati e non sono disponibili dati di carcinogenesi per colistimetato sodico. Colistimetato sodico è stato evidenziato indurre aberrazione cromosomica in linfociti umani, in elenco degli eccipienti. Nessuno. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.